Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il video prima di continuare. Grazie di cuore. Quello che stiamo per raccontarvi ha scosso il mondo del gossip come un lampo inatteso, perché a volte basta un solo gesto, in un istante sospeso, per mettere sottosopra ogni certezza e far volare i sussurri oltre le luci di una sala gremita. Sotto i riflettori accecanti, con gli occhi del pubblico fissi sul palco e i mormorii che lentamente calavano, Barbaktas si è inginocchiato di fronte a Yağmur Yüksel. È successo in un attimo, davanti a tutti, nel mezzo di una serata che doveva essere solo elegante e prevedibile. Invece, un gesto ha cambiato l'aria, ha spezzato il ritmo e ha fatto trattenere il respiro a chi era lì. Prima il silenzio, poi un'ondata di sguardi, poi il primo fragore sommesso di domande che si urtavano l'una contro l'altra. Perché lo ha fatto? Cosa c'era dietro quel movimento antico e potente? Si dice che tra Bar e Yağmur ci sia da anni un rapporto di familiarità professionale, costruito tra set, incontri di lavoro e amicizie in comune. Si incrociano spesso, si rispettano, si comprendono, almeno secondo chi giura di conoscerli bene. Ma vedere accadere qualcosa di così intenso davanti a un mare di smartphone e applausi trattenuti ha spinto molti a pensare che non fosse solo scena. L'audacia dell'istante, quell'inchino che sembrava un segreto rivelato, ha cambiato il modo di guardare a loro due. Le foto di quella serata parlano più di qualunque didascalia. Il volto di Bar serio ma attraversato da una sincerità quasi disarmante, il suo ginocchio che tocca il palco lucido come un brindisi all'emozione, e lo stupore di Yağmur che, per un battito di palpebre, lascia trapelare ciò che forse non voleva mostrare. Il primo sorriso, poi un lieve piegarsi in avanti, come a voler dire «ho capito», hanno incendiato i social. In pochi minuti la scena è diventata un prisma di interpretazioni. C'è chi l'ha definita un momento emozionante, chi un gesto romantico, chi una confessione spuntata fuori senza preavviso. Nel dietro le quinte si è parlato di ammirazione tenuta a bada per troppo tempo, di rispetto così profondo da meritare un gesto simbolico. Alcuni sostengono che Bar volesse ringraziare pubblicamente Yağmur, raccontare con un gesto quello che 1000 parole non avrebbero potuto dire, la sua stima artistica, la loro intesa speciale. Altri, invece, giurano che si trattasse di un segnale in codice, magari un invito a una collaborazione, la promessa di una scena da girare, la chiave di un progetto atteso. E c'è anche chi, più pragmatico, lo legge come un puro e semplice scatto emotivo, un'impennata del cuore impossibile da domare. La curiosità è esplosa quando lui ha preso il microfono. Nessun discorso lungo, nessuna spiegazione lineare, poche frasi brevi, dal peso preciso, poi il ritorno al silenzio. Non ha sciolto i dubbi, anzi, li ha moltiplicati. Ogni pausa è sembrata un allusivo invito a interpretare, ogni parola una finestra aperta su un significato trattenuto. E così, proprio l'assenza di una chiave ufficiale ha trasformato la scena in un enigma più grande, alimentando teorie di ogni tipo. Lei, intanto, era la misura della grazia. Yağmur ha mantenuto calma ed eleganza, ha accarezzato l'aria con sorrisi discreti, ha lasciato che il momento respirasse senza forzarlo. Alle domande pressanti dei giornalisti ha risposto con il silenzio e con uno sguardo posato, come se aspettasse l'istante giusto per parlare, oppure come se avesse già detto tutto con quel cenno delicato della mano. La sua compostezza non ha fatto che aggiungere fascino al mistero. I fan si sono schierati in poche ore. C'era chi vedeva in quella energia un accordo perfetto, un'armonia che non può essere casuale, e c'era chi, invece, riportava tutto al mestiere, all'arte di stare in scena con classe. Ma una cosa era chiara a tutti, quel momento stava crescendo oltre i confini dell'evento. L'attesa per una parola ufficiale da parte di Barbaktas e Yağmur Yüksel è diventata la vera protagonista della notte, e dell'alba successiva. Cos'è stato davvero quell'inchino? Un gesto d'amicizia, un presagio di un nuovo progetto, oppure qualcosa di più personale? La sola certezza, per ora, è che quella manciata di secondi sarà ricordata a lungo. I loro nomi si sono intrecciati tra titoli, commenti, messaggi, e il filo della curiosità continua a tirare verso l'ignoto.
Rimane l'eccitazione, rimangono le domande sospese, rimangono gli occhi che cercano di rivedere, nella memoria, ogni piccolo movimento di quella scena. Man mano che la serata andava avanti, il dietro le quinte si faceva più rumoroso. Gli invitati si cercavano tra loro per commentare, la regia e lo staff sembravano combattuti tra la sorpresa e un'ammirazione incontrollabile. Persino quando la musica ha ripreso pieno ritmo e la sala ha ritrovato la sua normalità apparente, tutti avevano la mente inchiodata a quei secondi in cui Barr si era messo in ginocchio. I cronisti di gossip si sono messi all'opera come segugi, certi di avere tra le mani il momento dell'anno, pronti ad agganciare fonti, spifferi, indizi. C'è chi ha ipotizzato una forma gentile di rimpianto, quasi un risarcimento simbolico per non aver condiviso più set in passato. L'aperta dichiarazione di rispetto di Barr verso Yamur è stata letta come una lezione di galanteria in un ambiente dove tutto corre troppo in fretta. Alcuni volti noti, rimasti colpiti, hanno scritto poche righe sui loro profili, lodando la pulizia di un sentimento mostrato senza trucchi. È raro vedere un gesto così limpido, ha scritto qualcuno, lasciando che il resto lo dicessero le immagini. Tra i più giovani, invece, è partito il diluvio delle analogie cinematografiche. Sembra una scena d'amore rubata alla realtà, scriveva un utente, mentre le voci più audaci, dietro le quinte, scommettevano su un patto sigillato in pubblico. Si è parlato di una serie attesa da tempo, di un film rimasto a lungo nel cassetto, di un accordo che stava cercando il suo momento per nascere. I produttori e le reti? Tutto avvolto nella nebbia, ma i nomi cominciavano a ronzare come api attorno a un fiore appena schiuso. Ogni gesto di Yamur in quel preciso frangente è stato scomposto e rimontato come un mosaico. Quel sorriso sorpreso, la mano tesa verso di lui, lo scambio di sguardi durato quanto basta per incendiare i commenti. C'è chi giura che parlasse da solo, e chi, invece, lo considera un raro esempio di cortesia professionale. Nei post che lei ha pubblicato dopo, poche parole, volutamente vaghe. Nessuna smentita secca, nessuna conferma piena. Solo indizi sottili, il tipo di ambiguità che fa vibrare la curiosità. La mattina dopo, non si parlava d'altro. I programmi dedicati hanno aperto con quelle immagini, i commentatori hanno srotolato la cronaca fotogramma per fotogramma. Qualcuno ha definito l'inchino un tributo dopo anni di strade parallele, qualcun altro l'ha letto come una scelta programmata con un messaggio potente da lanciare al pubblico. Più i video venivano rilanciati, più i dettagli prendevano vita, l'ombra di un sorriso, un respiro trattenuto, un cenno di capo. Nel grande fiume dei social, il dibattito si è diviso, romanticismo sincero per alcuni, gesto professionale per altri. Ma tutti concordavano su una cosa: impossibile restare indifferenti. I profili dei fan, soprattutto quelli più creativi, hanno cucito insieme i momenti richiamando scene passate, trasformando il ricordo in trailer immaginari. Vorremmo vederli nello stesso progetto, scrivevano in migliaia, sognando un set in cui quell'intesa potesse finalmente esplodere. L'idea che l'energia di Barr e Yamur fosse perfetta per lo schermo ha preso corpo, diventando quasi un coro inarrestabile, una richiesta collettiva che sembrava bussare alle porte giuste. Poi è arrivata un'altra voce, sussurrata ma sempre più insistente: e se tutto fosse un modo dolce per ricucire un malinteso di anni fa? Secondo chi raccontava, c'era stata tempo addietro un'occasione mancata, un progetto desiderato che non aveva preso forma per ragioni complicate. Qualcosa rimasto sospeso, un forse che nessuno aveva più nominato. E allora ecco la lettura più umana. Il gesto di Barr come un grazie atteso da tempo, un abbraccio simbolico al passato per fargli spazio nel presente. Dall'entourage di Yamur, intanto, filtrava una sola certezza: lei non si aspettava nulla di ciò che è accaduto. La sorpresa era vera, così come l'emozione che le ha attraversato il volto dietro quel sorriso misurato. Sembra che, scesa dal palco, abbia confidato qualcosa agli amici più stretti, per poi scegliere di cambiare argomento e proteggere quel che restava da dire. È nel suo stile, dicono, eleganza e misura. Ed è proprio questa coerenza a rendere più credibile la sincerità di tutto ciò che abbiamo visto. Il fatto che non abbia rilasciato dichiarazioni nette, poi, è il carburante perfetto per tenere accesa la curiosità.
Da quel momento in poi, ogni movenza di entrambi ha iniziato a pesare più del solito. Un like, una storia, un'uscita serale, tutto veniva letto come indizio. Bara è rimasto defilato, limitandosi a lasciare che il vento della notte portasse con sé le interpretazioni. Yamur ha scelto la via del tatto, senza rigettare l'attenzione ma senza cavalcarla in modo teatrale. È come se entrambi avessero deciso di restare nell'intervallo, in quel luogo dove gli sguardi e gli attimi parlano più delle frasi. Intanto, i corridoi del settore sussurravano che le telefonate si erano fatte più frequenti. C'era chi riferiva di riunioni fissate all'improvviso, di sceneggiature inviate, di tavoli pronti a ricevere firme. Nessuna conferma, certo, ma ogni voce si intrecciava all'altra fino a formare una trama abbastanza fitta da sembrare vera. Le domande crescevano insieme ai sogni: li vedremo presto insieme? Sarà una storia d'amore sullo schermo o un dramma che brucia piano? Oppure, ammettiamolo, quel gesto nasconde soprattutto una pagina personale che ancora non vogliono voltare in pubblico? Ogni ora che passava sembrava allungare l'eco di ciò che era già accaduto. C'è chi sosteneva che la magia di quella notte fosse proprio nell'assenza di spiegazioni, perché l'immaginazione del pubblico riempie gli spazi con una tenerezza che nessun comunicato potrà mai eguagliare. E forse è per questo che l'inchino di Bara è rimasto vivido come il primo lampo, e lo sguardo di Yamur come la scia che il lampo lascia nel buio. Un gesto antico, una reazione moderna, un racconto che si scrive da solo mentre tutti, senza ammetterlo, fanno il tifo per un finale che profumi di destino. Siamo arrivati alla fine del nostro video, ma non alla fine di questa storia. Appena Bar Baktas e Yamur Yüksel parleranno, ve lo racconteremo qui. Fino ad allora, lasciamo che il silenzio custodisca il senso di quel momento, e che l'attesa faccia il suo mestiere. Se vi è piaciuto il nostro racconto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete questo video con chi ama le emozioni che scivolano tra realtà e sogno. A prestissimo, qui dove le stelle non smettono mai di brillare.